Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche, grazie. Per la seconda parte di ottobre abbiamo la carta del giudizio. Ragazzi, periodo di risveglio spirituale, periodo di rinnovamento, di rinascita quando c'è la carta del giudizio, perché sia come una presa di consapevolezza, una visione globale di quello che è la situazione piuttosto che la relazione. Può fare riferimento alla chiamata spirituale, come vi dicevo, o anche a una chiamata fisica. Andiamo a vedere nello specifico a che cosa fa riferimento. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione, cliccando il titolo del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che aria ci sarà per la seconda metà di ottobre e abbiamo un 6 di coppe, un asso di spade, abbiamo una regina di coppe, l'imperatrice, il sole, il cavaliere di spade e un 5 di spade. Ok ragazzi, allora partiamo da questo 6 di coppe. 6 di coppe è una carta anch'essa come il giudizio che fa riferimento al passato, fa riferimento all'infanzia normalmente o a qualche tipo di sogno che potreste avere nella seconda metà di ottobre. Abbiamo anche un asso di spade che di solito parla di una verità, di qualche cosa che viene comunicato, di qualche cosa che viene a galla. Può essere che nella terza settimana di ottobre affrontiate un certo tipo di discorso con qualcuno, perché l'asso di spade parla proprio di comunicazione. Abbiamo poi la regina di coppe al contrario. Qui ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che ha a che vedere con la maternità o con una madre, considerato che anche qui poi abbiamo l'imperatrice. Queste carte poi le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 6 di coppe, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Allora, abbiamo un 8 di spade e un 2 di coppe. Allora, c'è qualche cosa inerente al passato che vi fa rimanere in questa energia da 8 di spade. L'8 di spade è sempre un'energia un po' triste, un po' vincolata, è una di quelle energie che vi dice che avete la testa che frulla tantissimo, però in realtà poi a livello pratico non fate molto. È una carta di qualcuno che si sente bloccato nella propria situazione, è come se aveste un sogno, però non riusciste con questo due di coppe al contrario a trovare un punto di incontro, un accordo. Può anche essere il desiderio di una persona, eh. Adesso sapete che questa lettura è generale, quindi può risuonare sia come lavoro che come famiglia, qualsiasi cosa. Ognuno di voi la applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere questo asso di spade. Ragazzi, morte. 9 di spade, qui avevate l'8 e 3 di spade. Ho come la sensazione che qualcuno svelerà un segreto. Ho come questa sensazione. Se non fosse quello il vostro caso, vi dirò che con tutta questa serie di spade e la carta della morte è come se nella terza settimana di ottobre, ragazzi, venisse fuori qualche cosa, insomma, di importante, perché comunque abbiamo sia un 3 di spade che la carta della morte, quindi ho come la sensazione che qualche cosa che verrà detto potrà ferire o potrà ferirvi.
Però qui avete sia l'8 che il 9 di spade, è qualcosa che riguarda principalmente il passato, secondo me. Anche perché avendo la morte qui vi dice che è ora di lasciare andare qualche cosa che riguarda i vecchi tempi, diciamo così. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 6 di denari e un asso di bastoni. Guardate, ho come la sensazione che ci sia il desiderio di rimettere in equilibrio le cose, di ritrovare, diciamo, l'equilibrio di un tempo, mi verrebbe da dire. Però abbiamo anche questo asso di bastoni al contrario, è come se ehm, non voleste fare molto altro, cioè nel senso la comunicazione è avvenuta, ora è un po' come se steste lì a vedere come si muovono le cose. È uscito anche un imperatore al contrario. Sì, ho come la sensazione che, guardate, se questo imperatore e l'imperatrice fossero per esempio dei capi, per voi rappresentassero dei capi, qui ho come la sensazione che abbiate bisogno, voglia, la necessità, insomma, di essere valutati di più, magari anche di avere un contratto stabile, se per caso non l'avete in questo periodo. È come se aveste bisogno di qualche cosa di più, di un riconoscimento maggiore, come se qualcuno non sapesse più che cos'altro fare per farsi riconoscere. Andiamo a vedere l'imperatrice. Asso di denari e 3 di bastoni. Allora, ragazzi, se l'imperatrice fa riferimento a una madre, eh, ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere necessario staccarsi, sia che sia una madre, sia che sia un capo, eh, non importa chi rappresenta l'imperatrice, qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di staccarvi per riuscire a iniziare qualche cosa di nuovo, per iniziare una nuova strada. Ho come l'idea che ci sia qualcuno qua che vi opprime. Il fatto magari di non riuscire a trovare un accordo proficuo. Se fosse una situazione lavorativa può anche essere che siate sottopagati, e che quindi sia ora di dire no, basta, il mio lavoro vale di più. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un re di bastoni e un fante di pentacoli al contrario. Ragazzi, devo dirvi che con la carta del sole è come se cambiasse qualche cosa. Ora, questo re di bastoni potrebbe essere una persona che vi viene in aiuto, o semplicemente potreste essere voi che ad un certo punto prendete, scusate, prendete in mano le redini della situazione. È come, ok, io so che valgo, so quello che posso dare, so quello che merito. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade, perché ho come la sensazione che andrete dritto per quello che che vi spetta, per quello che meritate. Regina di spade al contrario e carro. Allora, abbiamo questo Cavaliere di spade. Qui si tratta di mettere tutta la vostra determinazione in quello che volete ottenere. Abbiamo un carro, qui c'era un'altra carta di viaggio, di spostamento. È come se doveste o muovervi dalla situazione in cui siete adesso, dalla zona in cui siete adesso o dalla relazione in cui siete adesso. C'è il carro, qui si tratta di dare una direzione. Quello che succede è che avete un po' di confusione mentale, è come se vi dicessero che invece di andare così avanti tutta senza un piano d'attacco, la regina di spade qua vi dice proprio di fare un piano, di fare un elenco, di fare un prospetto, mi viene da dire, per capire appunto che direzione prendere, che scelta è migliore fare per voi.
E se fosse un genitore è la stessa cosa. Qui avete bisogno di fare, di muovere, di imparare voi stessi a muovere la vostra energia. Però ho come l'idea che sia più una questione lavorativa. Andiamo a vedere il 5 di spade. Fatemelo sapere poi nei commenti. Diavolo, ragazzi. E 7 di coppe. Allora, quello che vi posso dire è di lavorare sul vostro amor proprio, perché quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di qualche schiavitù volontaria normalmente, di qualche condizionamento, ma tenete presente che avete il 5 di spade. Qui ragazzi avete parecchia confusione mentale, è per quello che vi dicono non andate avanti a sprombattuto, cercate di fare un piano d'attacco, scegliete una direzione e poi dirigetevi in quella direzione. Ecco perché qui avete la carta del giudizio, come se prendeste coscienza, ok, del cosa dovete fare per uscire da questa situazione. E io il diavolo lo risento tanto qui, in quella comunicazione che vi verrà fatta, che vi verrà detta, che vi dico, nella terza settimana di ottobre potrebbe darvi qualche grattacapo, sinceramente. Però avete anche un 7 di coppe, non fatevi prendere dalle illusioni, non fatevi prendere da quello che potrebbero essere le false promesse, piuttosto che... perché qui non avete l'idea chiara, un'idea chiara o non avete le conoscenze adatte per riuscire, non ancora perlomeno, per riuscire a fare il passaggio che voi volete. Qui c'è la necessità, come vi dicevo, di fare un programma, di fare un piano d'attacco, un piano di fuga anche per qualcuno potrebbe essere nel caso vogliate cambiare lavoro. Perché sento che effettivamente molte persone hanno un progetto che potrebbe anche funzionare, però ripeto, bisogna fare questo programma. E come fare? Mi parlano di un budget preventivo e poi un budget a consuntivo, cioè un budget, un preventivo di spesa prima di effettuare la spesa e poi bisogna, diciamo, fare un controllo della spesa dopo. Cioè, quando avete effettuato il progetto, fare un elenco di tutte le spese e vedere se questo, se il totale corrisponde a quello che avevate pensato. Una cosa di questo genere. Andiamo a vedere con Osho che altri consigli vi danno per questo periodo. Wow! È la ruota della fortuna, ragazzi, mutamento e momento per momento. Qui è come se vi dicessero che il cambiamento, siete già nel cambiamento, innanzitutto, perché c'è già questa ruota della fortuna. Effettivamente qui abbiamo il giudizio, abbiamo un asso qui, avevamo un asso qui, avevamo un asso qui, c'è il sole che parla di espansione e di prosperità. Però ho come la sensazione che essendoci questa carta momento per momento, a differenza di quello che normalmente è la ruota della fortuna, che sono cambi veloci, qui sento che in questa situazione potrebbero esserci dei piccoli cambi però costanti, come se non ci fosse tutta questa velocità nel cambiare la situazione, nel cambiare magari la relazione, piuttosto che potrebbe anche essere il cambio di un progetto, visto che qui si partiva da un sogno, come se qualcuno volesse realizzare un progetto ma non sa bene da che parte andare. Qui si tratta di fare un passo alla volta, giorno per giorno, in direzione di quello che è il vostro obiettivo fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine per concludere. Testimonianza. Ed è un po' quello che vi dicevo qua con il fare, vedete che sta scrivendo la fatina. Allora, qui si tratta appunto di prendere appunti, di prendere nota, di lasciare delle testimonianze, di lasciare dei, potrebbero essere ricordi piuttosto che delle note, potrebbero essere delle riflessioni personali, ma si tratta di mettere tutto nero su bianco, un po' come vi dicevo qua con la carta della regina di spade al contrario. Ragazzi, vi dirò, non è un periodo malvagio. Sì, è vero, nella terza settimana potrebbe esserci qualche pensiero in più, ma vi serve per capire che direzione dare al vostro progetto, alla vostra attività, mi verrebbe anche da dire, perché qui avete tanti assi.
comunque al vostro cambiamento, ok? Tenete presente che avete ancora questo diavolo, il diavolo sono le schiavitù volontarie, quindi fate attenzione a non farvi illudere, perché anche il 5 di spade è una carta di confusione mentale, quindi è fondamentale con questa regina di spade fare dei programmi, ragazzi. Bene, spero che la lettura sia stata di aiuto, insomma che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere con un commento, con un like, se avete piacere potete condividere e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!